Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia, tendenze energetiche generali per la seconda metà di luglio 2024. Abbiamo la carta della luna, amici della bilancia. Potrebbe essere un periodo nostalgico con un po' di malinconia. Per qualcuno magari potrebbe fare riferimento a dei sogni o addirittura all'attività onirica, quindi ai sogni che andrete a fare nel prossimo mese. E per qualcun altro magari potrebbe risuonare con delle paure. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come dico sempre, le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, quello sui tarocchi, quello sui chakra, e trovate anche il link alla playlist dell'oroscopo annuale stagionale perché ho finito proprio in questi giorni di pubblicare gli oroscopi per il secondo semestre. Ce ne sono 4, uno dà come delle indicazioni generiche, poi ce n'è uno sull'amore e gli affetti, uno sulla crescita spirituale e uno sul lavoro e l'economia. Comunque trovate tutto nelle playlist di riferimento. Bene ragazzi, andiamo a vedere qual è l'energia generale per i prossimi 15-20 giorni. Io vi dirò qual è la tendenza energetica più forte e poi andrò a fare come degli esempi per aiutarvi ad integrare la lettura nella vostra realtà. Allora, partiamo con l'imperatore, con un 4 di pentacoli, la giustizia, 9 di coppe, 4 di coppe, regina di bastoni e temperanza. Bene ragazzi, prima di entrare nel vivo della lettura voglio darvi ancora una notizia, più che altro perché sennò poi ho paura di dimenticarmi. Chi mi segue da un po' sa che a marzo avevo sospeso le sessioni private, a luglio penso di riprenderle, comunque pubblicherò poi un video specifico dove spiego quando riprendo, come riprendo, con cosa riprendo, ma visto che ci siamo, insomma, siamo a luglio. Vi dico che dall'inizio di luglio, per tutto il mese praticamente di luglio, dall'inizio alla fine, c'è in promozione la lettura semestrale. Quindi se volete dare uno sguardo al vostro prossimo semestre in modo specifico, potete contattarmi via mail e io vi mando comunque la lettera di presentazione della lettura. Bene, detto questo, partiamo da questo imperatore e il 4 di pentacoli. Sono 2-4. Sento che c'è un qualche cosa legato a una stabilità, a una concretezza. Per qualcuno potrebbe essere il denaro, per qualcun altro potrebbe essere una casa. E c'è anche la giustizia, quindi magari si tratta di dover regolarizzare certe questioni o voler regolarizzare certe questioni. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dall'imperatore. Abbiamo l'appeso, e il mondo. Allora, qui si potrebbe vedere, si potrebbe trattare di vedere le cose da un altro punto di vista, da un'altra angolazione. Mi verrebbe da dire più da distante. Diciamo che l'imperatore potrebbe rappresentare, ragazzi, una persona vicino a voi o un qualche tipo di ruolo, qualche tipo di atteggiamento, diciamo così.
Andiamo a vedere il 4 di pentacoli, cavaliere di coppe e regina di pentacoli. Ci potrebbe essere il desiderio di vedere qualcuno che magari non vedete da molto tempo, o magari anche di ricevere una comunicazione. Andiamo a vedere la giustizia. Re di bastoni e 8 di pentacoli. Allora, devo dire che per qualcuno potrebbe risuonare come una questione lavorativa o come una questione appunto di quotidianità, di casa, di focolare, diciamo così. O almeno questa è la sensazione che ho per la maggiore. Poi sapete che ognuno di voi ha una realtà diversa, cercate di adattare la lettura. Ho come l'idea che ci sia una certa struttura, una certa regola a cui qualcuno è anche attaccato con questo 4 di pentacoli. Devo dire che qui o potrebbe arrivare un'offerta d'aiuto o un qualche tipo di comunicazione, un qualche tipo di proposta. Qui in realtà, ragazzi, è come se ci fosse una situazione stabile dove si sta riflettendo o come concludere o come portare a compimento, o per qualcuno questo mondo parla di una distanza fisica, quindi potrebbe essere come concretizzare uno spostamento. Qui ho l'idea che qualcuno potrebbe arrivarvi in aiuto, ma è come se ci fosse una parte di voi che vorrebbe fare tutto da solo, come questa sensazione. Andiamo a vedere il 9 di coppe, cavaliere di pentacoli e la stella. Il 9 di coppe mi dice che siete un po' troppo seduti, anche il cavaliere di pentacoli è il contrario. Siete un po' troppo seduti su voi stessi, probabilmente perché cioè, dovete ancora investire del tempo per focalizzare meglio l'obiettivo, focalizzare meglio come vi dovreste o potreste muovervi nel caso in cui doveste fare tutto da soli. Perché poi qui c'è anche un 4 di coppe, quindi ho come l'idea che proprio rifiuterete questo tipo di aiuto, questo tipo anche di conversazione magari. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Il Papa e 9 di coppe nuovamente. È come sì, se rifiutaste l'aiuto di una guida. L'aiuto mi viene da dire di qualcuno che vede le cose in modo un po' diverso da voi, in modo un po' più ampio di voi. O potrebbe anche questo Papa rappresentare una persona vicino a voi eh, che semplicemente non vedete come realmente è, perché potrebbe essere una guida, però in realtà voi siete focalizzati talmente tanto su quello ehm, che è la vita davanti a voi, che non vi rendete conto che è proprio lì vicino. Guardate, ci potrebbe essere una connessione tra questo Papa e questa Regina di Pentacoli. Ho come proprio l'idea che arrivi dell'aiuto, ma in qualche modo lo rifiuterete. Andiamo a vedere l'argine di bastoni. Temperanza, carta che si ripete, e Regina di Spade. Guardate, io sento che alla fine del periodo ce la farete ad affrontare questa situazione da soli, nonostante la paura che potrebbe creare questa luna.
Però siccome qua finiamo con temperanza e temperanza, vedo proprio che si va verso un equilibrio. Qui c'era una stabilità intesa come una rigidità, era qualcosa di concreto, di statico, che ho come la sensazione che qualcuno o debba lasciarsi indietro o è un po' come se ci fosse una sorta di iperattaccamento a questa quadratura, mi viene da dire, a queste regole, tutto questo incasellamento, questo vivere quotidiano. Qui è come se effettivamente, perché tenete presente che la giustizia è una carta di equilibrio anch'essa, come la temperanza, e quindi qui è un po' come se ci fosse da tagliare certi tipi di lavori o questioni quotidiane che un po' appesantiscono, che un po' magari ehm, non si sa bene come gestire, ho come la sensazione che ad un certo punto arriverete a tagliare queste cose tra la giustizia e la regina di spade. Piuttosto che farvi aiutare, lascerete perdere quella cosa lì, quel discorso lì, piuttosto che... Perché proprio in questo mazzo, soprattutto il 4 di coppe, si sente proprio come se la persona rifiutasse la coppa. Nei mazzi tradizionali è più un non vedo la coppa, cioè sono fissato lì, ho il focus lì davanti a me che qua arriva una coppa di fianco e non la vedo. Mentre in questo mazzo è proprio una sorta di rifiuto e mi viene da dire che si rifiuta questa guida, perché fondamentalmente ragazzi qui avete due nove di coppe, qualcosa mi dice che state bene così come siete, come se aveste raggiunto una sorta appunto di stabilità, però in realtà con due volte la carta della temperanza sento che è una stabilità che non è, che potrebbe essere migliore. Diciamo che ho come l'idea che debba essere sanata, guarita, come se ci fosse troppa rigidità. Andiamo a vedere la temperanza. Asso di pentacoli, asso di pentacoli e diavolo. È come mettere sulla bilancia quello che posso fare, quello che voglio fare, quello che dovrei fare, quello che posso fare. Insomma, ci sono due piatti della bilancia e ognuno dei due pesa e qui ho come l'idea che si tratti un pochettino di prendere in mano il vostro potere personale e di fare quel passo che vi porterà verso questo asso di denari, verso questa nuova strada, questa nuova abbondanza. Qui si potrebbe anche trattare di guarire un po' l'ego, o l'orgoglio per qualcuno. Va bene, andiamo a vedere Osho, che cosa vi suggerisce. Outsider. Uh, outsider. Trasformazione e mutamento. Quindi è un po' come se vi suggerissero di uscire allo scoperto e vedrete che attraverso la vostra trasformazione ci sarà questo mutamento. Questa è una ruota della fortuna, e qui abbiamo un asso di denari che conclude la lettura, quindi devo dire che sono carte di prosperità, anche di cambi veloci, la ruota della fortuna. Andiamo a vedere ancora un koan. Qui sento ragazzi che ci vuole tanta pazienza, avete la carta della temperanza due volte, è come se fosse una questione che va rielaborata, trasformata poco per volta, fino a quando a un certo punto la ruota non prende velocità e inizia a girarsi da sola. Grande comprensione giunge con grande amore. È un po' una carta che vi ricorda che solo attraverso l'apertura del cuore, attraverso l'amore, dove si può incondizionato, ma è molto difficile riuscire a entrare molto spesso in quel tipo di amore. Comunque, nel momento in cui si ama una persona così com'è, eh, è come se arrivasse una comprensione maggiore sul ok, è così, fa parte di lei, è nell'insieme questa persona è così.
questa persona, questa situazione anche, perché potrebbe anche essere riferito a una situazione. Il fatto, quello lo vedo un po' più come sacerdotessa, cioè il fatto di rendersi conto che una cosa è così e basta. Va bene, amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Se avete piacere di sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video o anche fare una piccola donazione. E se poi volete iniziare un percorso di crescita con me potete contattarmi via mail oppure, se preferite andare a vostro ritmo, vi consiglio di abbonarvi al canale. I temi che tratto nella sezione degli abbonamenti sono temi di metafisica, sono i miei quasi 30 anni di studi sul tema, quindi io praticamente sto condensando tutto e dando una sorta di ordine cronologico per far sì che voi abbiate un po' la strada spianata, che siate un po' più veloci nel vostro percorso di crescita, insomma. Comunque potete dare un'occhiata ai titoli dei video, sono comunque nelle playlist, quelle di colore lilla, hanno le copertine lilla. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!